La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte, il vestito alla romana, viva viva la Befana. Ciao a tutti, l'avete riconosciuta e soprattutto l'avete canticchiata? Sicuramente penso di sì. Io sono K e queste sono robe di K e oggi voglio parlare appunto della Befana. Allora, partiamo subito dal presupposto. Che cos'è la Befana? Quando nasce la Befana? Che cosa vuole la Befana? Questa figura è tipica del folklore italiano, anzi, per essere precisi del folklore italico, in quanto questa figura solcava i cieli della penisola italica già nel X-VI secolo a.C. I romani si ritrovarono questa festività e la fecero propria, dandogli un giorno, il 6 gennaio appunto. 6 gennaio che cade 12 giorni dopo il 25 dicembre, che era per i romani il giorno del solstizio d'inverno. Non a caso c'è un piccolo short, se volete vederlo, sull'origine del Natale. 12 giorni che rappresentano i 12 mesi dell'anno. Anche qui vi lascio in descrizione un link sull'origine dei nomi del calendario italiano, che è poi il calendario romano. Comunque, torniamo a noi. La Befana impersonifica l'inverno, ma soprattutto impersonifica l'anno vecchio che finisce, che se ne va, e infatti lei con questa scopa, perché la Befana è legata come simbolo alla scopa, con questa scopa spazza via l'anno vecchio. La Befana è una figura anziana, senza denti, o comunque con pochi denti, ingobbita, però tutto sommato ha un carattere molto dolce con i bambini, mentre con gli adulti rimane un po' scontrosa. Non a caso in Italia la Befana è una festa principalmente per i bambini. Tornando al mondo antico, la Befana era considerata come qualcosa di benevolo, di propiziatorio per il nuovo anno. Le giornate si allungavano e stava per arrivare la primavera, quindi la natura ritornava il suo ciclo vitale. Col cristianesimo questa festività, questa figura della Befana fu ostacolata, fu in qualche modo legata a riti pagani e si cercò in tutti i modi di cancellarla. Non a caso l'Epifania nel mondo cristiano viene festeggiata come l'arrivo dei Re Magi alla grotta di Gesù Cristo. Ma comunque questo folklore ha continuato a esistere e alla fine pian piano è stata anche accettata dal cattolicesimo sotto una forma di dualismo tra il bene e il male. Infatti la Befana, caratteristica principale, è quella di portare la notte tra il 5 e il 6 dei doni ai bambini. Se sei buono avrai caramelle, dolciume, frutta secca. Se sei stato cattivo riceverai carbone o aglio. La Befana quindi rappresenta il vecchio anno, i vestiti logori, sporchi, le scarpe rotte, come appunto dice la canzoncina, stanno a simboleggiare l'anno che sta finendo. La scopa è molto importante nella figura della Befana, non solo perché serve per spazzare via tutto l'anno vecchio, quindi le cose brutte dell'anno passato, ma viene anche utilizzata nell'antichità, la scopa volante, come augurio sulle campagne. Questa scopa volante passava sopra le campagne ridando vita alla natura. La Befana non è una strega, innanzitutto proprio perché non c'è nulla di satanico. Cioè, mentre le streghe facevano i patti con il diavolo e tutto quanto, la Befana no, non gliene frega nulla. La Befana non ha nulla di satanico. Inoltre le streghe portano un cappello, no? Quel cappello a punta tipico delle streghe, mentre la Befana no, la Befana porta un fazzoletto legato al collo, tipo, so dire, come appunto in Italia, almeno io mi ricordo mia nonna, ad esempio, portava quando era più anziana, o pezzola, chiamata appunto pezzola, la scopa, mentre le streghe siamo abituati a vederle cavalcare la scopa tenendola per il manico, e quindi con la saggina alle spalle, la Befana al contrario, la Befana guida la scopa, diciamo, al contrario, quindi con la parte della saggina in avanti, reggendosi per le ramaglie della saggina, quindi tipo motociclista, via,
è una motociclista in un qualche senso. La Befana è una vecchietta, mentre le streghe possono essere sia belle e seducenti che vecchie e brutte. Inoltre, ecco, porta i doni legati al bastone, al manico della scopa. Sono due sacchi grandi dove all'interno abbiamo in uno il carbone e in uno i dolci, la frutta secca, i doni. Questo peso di questi grandi sacchi gli dà la forma di calze. Ecco perché si usa mettere le calze nel cammino. Il rapporto con Babbo Natale. Allora, sebbene molti lo pensino, Babbo Natale e la Befana non sono marito e moglie, ma non sono neanche parenti. Primo perché appunto la Befana vive in Italia, Babbo Natale sta nel nord dell'Europa, al polo nord. Poi lavorano per le festività tutte e due, lui lavora il 25 dicembre, lei lavora il 6 gennaio, quindi quando si vedono, al massimo si saranno visti qualche volta al circolo anziano a fare una partita di carte, né più, nemmeno. Altre differenze è che Babbo Natale porta i regali a tutti, nel senso uomini, donne, bambini, adulti, la Befana le porta solamente ai bambini e alle bambine, basta. Entrambi scendono dalle canne fumarie dei cammini. Babbo Natale potremmo dire che a differenza della Befana è un imprenditore, perché la Befana, io me la vedo, no? Lei nella sua casetta a sfornare i dolci per tutti quanti, mentre Babbo Natale ha sotto di lui i gnomi che lavorano, quindi che gli fanno tutti i regali, che gli costruiscono, gli confezionano, gli preparano una slitta, gli accudiscono le renne, e Babbo Natale si pia solo al merito di portarlo in giro, quindi fa il corriere, dovrebbe essere un corriere, e come sempre la classe operaia viene sfruttata. Vabbè. Quando è il 24 di dicembre a Babbo Natale si prepara un bicchiere di latte e del biscottino. La Befana no, la Befana gli si lascia un bicchiere di vino e un piatto possibilmente tipico della zona, quindi non biscottini, ma non so, tipo in Calabria magari un po' di nduja, no, a Roma magari si lascia un piatto di carbonara o di pagliata e via scorrendo, così dovunque vai, piatto tipico che trovi. Cara Befana, voglio darti un consiglio: non si guida dopo aver bevuto alcolici, anche perché dopo la quinta casa che hai visitato e il quinto bicchiere di vino che ti sei fatta, stai in sella alla scopa, diventa arduo, ok? E quindi potresti farti male e soprattutto potresti sbagliare casa. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che abbiate imparato qualcosina di nuovo, anche in maniera ironica, e se ti è piaciuto questo video ovviamente condividilo, iscriviti al canale e ancora auguri, ciao, alla prossima!